sono quelli che secondo me stanno cercando qualcosa, non certamente per motivi esclusivamente religiosi, ma perché sono stanchi della vita che stanno facendo, oppure perché stanno ricercando qualcosa che ancora non hanno. Probabilmente valori che possono essere il denaro, la ricchezza, la comodità o altre cose, in cambio di invece una serenità, di un modo autentico di vivere. La via Francigena, quella che oggi viene percorsa, va da Canterbury, attraversando ovviamente la Francia e la Svizzera, arriva fino a Roma e poi chi prosegue fino a Santa Maria di Leuca. In realtà questa via Francigena era utilizzata dal Medioevo dai pellegrini perché andavano al primo grande pellegrinaggio, che è la Terra Santa, Gerusalemme, quindi attraversavano la penisola italica oppure i Balcani. Cosa è successo però? Che magari man mano andando avanti i pellegrini sono fermati anche a Roma per diverse ragioni, soprattutto di sicurezza, perché la Terra Santa era occupata dai musulmani. Quindi tutte le parti d'Europa fino ad arrivare a Gerusalemme, in Terra Santa, tutte le parti d'Europa fino ad arrivare a Roma e tutte le parti d'Europa fino ad arrivare a Santiago di Compostela hanno costituito le tre grandi mete di pellegrinaggio del Medioevo, detto anche Pellegrinatio Maiores. Nous sommes sur la route d'Assise. C'est une route qui a été créée il y a une dizaine d'années par une équipe de Français qui sont très liés à Saint-François d'Assise, bien sûr, et qui ont créé ce chemin qui va de Vézelay, en France, à Assise. Il y a 1700 km, avec un topo, etc., tout ce qu'il faut, et avec le sigle aussi, le sigle d'Assise, qui est là, qui nous suit. C'est une route qui est magnifique. Il y a des tronçons qui sont un peu moins agréables, mais d'une manière générale, on a eu la chance de faire une très belle route. La traversée des Alpes est splendide. La route marche bien parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Io l'ho fatta a 58 anni o 59, qualcosa di... no, 58, e l'ho fatta da Acquapendente a Montefiascone, la prima maratona sulla Francigena. Sto facendo questa settimana qui da Siena e volevo arrivare ad Acquapendente, in modo che la aggiungo all'Acquapendente Viterbo che ho fatto, e poi mi mancherebbe in effetti l'ultimo pezzo da Viterbo a Roma, che magari farò in ottobre, sono 4 o 5 giorni. La sto studiando un pochino qua su questo libro qua, la via Francigena, e vediamo. My name is Lorraine Taylor. I am from Canada, from Western Canada, Alberta, and we are thrilled to be here on the Via Francigena. We have been waiting for this since 2020, I believe. May 2020, our plan was going to do the Camino de Santiago from Portugal to Santiago, but then COVID came. This is the hardest Camino I've ever done.
way harder because of the hills. So many hills. We did 800 kilometers from France to Spain, but there wasn't the constant hills. But I feel better. Like I don't hurt like I did then, so maybe I trained better. But I'm very thankful for the few pilgrims we met along the way, and the people are so gracious. The people that host us are amazing. So for us, this is a pilgrimage. I'm 68. My husband is 66. We don't know how many strong, good, healthy years we have left, and we are followers of Jesus Christ, and we want to make our last years very impactful. So we are on this walk, believing that God will let us know what the next step is in our life. A me piace molto camminare e siccome poi sono una persona molto, un po' iperattiva, faccio tante cose, camminare più giorni per me è un modo per fare una cosa che mi piace, farla bene, lentamente, gustarmi ogni minuto della giornata. Poi è anche un po' un omaggio a mio padre che mi ha insegnato un po' l'amore per i boschi, lui è un grande raccoglitore di funghi. E mi è rimasta un po' questa passione da bambino, per me è anche molto emozionante fare questo percorso pensando un po' a lui e diciamo, un po' alla mia infanzia. Je suis partie du col du Grand Saint-Bernard en Suisse et ensuite je suis passée par Aoste et j'ai suivi la voie francigénale jusqu'ici. Voilà, et je vais jusqu'à Rome. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois, enfin plusieurs fois le chemin de Compostelle parce que j'aime bien. Je pense que sur le chemin on est dans une voie parallèle, on est dans un monde parallèle. On n'a plus les mêmes... on peut penser à autre chose qu'à gagner de l'argent, qu'à travailler et autres. Donc, lorsque je l'ai fait une première fois, et à chaque fois, j'ai eu envie de repartir. C'est un peu spirituel, mais de la spiritualité laïque. Voilà. On pense à autre chose qu'à nos petits problèmes quotidiens. Ed entrare in quello che è il cammino, che all'inizio uno non si rende conto perché vede solo la fatica di quello che è, però poi piano piano la fatica viene compensata, ricambiata anzi da tutto quello che il cammino ti dà. Io lascio 3 riflessioni, sinteticamente sono queste. Quando una persona pensa di partire per un cammino, per un'esperienza di pellegrinaggio, crede che è nata dalla sua volontà, quindi si prepara lo zaino, si prepara le scarpe, fa un po' di allenamento. In realtà chi parte per un pellegrinaggio, quindi per una motivazione religiosa, in qualche modo sente una chiamata dall'interno, sente qualcuno che lo spinge. La seconda riflessione che lascio è questa: se è una chiamata e quindi io ho risposto, perché ha chiamato me? Per quale motivo sono stato chiamato? Terza e ultima cosa, questo pellegrinaggio, questa esperienza, questo cammino che faccio,
che sto realizzando in qualche modo ci avrà un frutto, ci avrà uno scopo, ci avrà un fine. Ebbene, la maggior parte dei pellegrini se ne accorgono alla fine, cioè quando ritornano a casa. Come? Semplicissimo, sono diversi da quando sono partiti. Pour moi, j'estimais qu'après une vie bien remplie, une vie professionnelle, une vie qui m'a beaucoup comblé par mon épouse, nos enfants, beaucoup de petits-enfants. Et je voulais rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi depuis 71 ans. Et puis, pourquoi nous marchons à deux? Parce que avec Denis, nous nous connaissons depuis 35-40 ans. Et que nous avons beaucoup cheminé sur le chemin de la foi ensemble. Donc voilà, ça nous fait plaisir de prier le matin par l'Angélus, de prier pendant le trajet, j'ai 2 amis qui ont perdu leur maman. Voilà, je prie pour eux, je confie, on porte dans la prière. Et on vous portera aussi après. Sono convinto che per dare un senso al proprio cammino sia indispensabile, sia importante partire da casa propria. A Roma sono andato infinite volte e spero di poterci tornare ancora, ma è diverso arrivarci a piedi, cioè conquistare Roma. E quindi sì, ero partito forse con l'intenzione di concentrarmi molto su me stesso. Questo obiettivo è svanito, ma perché se ne è realizzato un altro opposto, ma devo dire molto più importante, e cioè chi cammina non è solo, ma di volta in volta si affianca a persone di ogni provenienza, magari anche ragazzi molto giovani che forse mi accettano pure anche se non ho la loro età. Si viaggia, si cammina con persone che non si incontreranno più e quindi forse risulta anche più facile aprirsi e dire anche cose molto personali, molto intime, molto private. C'è qualcuno di voi che beve vino? E tu dovresti offrire una cena. Nel cammino dei nonni. Per raggiungere Cavalmaggiore. È tutto bello perché macchine dell'Enza, della Parma Morta e poi del Po. We've been surprised how friendly the people are because we don't know Italian. But just, it's such a beautiful country. So I hope more people will come and explore. I hope they make a movie about this. Yeah, I hope they make a movie. She's making a movie. Make it more popular. Yes. So thanks for your time, and I hope you walk this Camino.
Guarda che spagnola, ma il Veneto non lo capisce. Dalle suore. Donc je dois dire que je suis arrivé sans savoir quel chemin il y avait en Italie, ni même s'il y avait des chemins, s'ils étaient bien indiqués. Et donc j'ai été agréablement surpris de découvrir ces chemins un peu au hasard. Et donc je trace ma route au fur et à mesure des rencontres, des découvertes, des bons plans qu'on me donne sur les chemins, qui me mèneront donc, j'espère déjà, jusqu'au Puy via Francigena, et puis peut-être ensuite vers Jérusalem, et qui sait où après. Buonissima! Che svegli le suore, che dicono niente, buonissima. Non è quanto? Per quanto invece riguarda me l'essere ospitalero, credo che questa esperienza abbia contribuito a rendermi più responsabile su quello che faccio. Voglio dire, tante volte uno fa una cosa perché la deve fare. L'essere qua invece mi ha fatto capire di far parte di un progetto, di essere non una persona importante, ma una persona che fa parte di questo progetto, e questo mi rende felice perché mi rendo conto di non essere da solo, ma di dover convivere con altre persone. E te lo ricordo, domani. Saluta. Ciao. Magari è più da dove il segno? Allora il segno sì, ma Poi chiamandi. Dici, anzi, vedi se danno i testimoni. Tu guarda bene. Era policromo, esatto. Questo.